Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clenilex Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'ha Clenilex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clenilex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Clenilex? Clenilex ha un farmaco a base del principio attivo beclometasone dipropionato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Clenilex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clenilex Aerosol 200 dosi 100 mcg, Clenilex Autoaler Aerosol 200 dosi 100 mcg C/erogazione Autoaler. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Prumedica SRL. Concessionario: Chiesi Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: beclometasone dipropionato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle patologie ostruttive reversibili delle vie respiratorie. Posologia: dose iniziale di mantenimento per gli adulti. Asma lieve o moderata: da 100 a 400 microgrammi al giorno, suddivisi in 2 somministrazioni. Casi più gravi: fino a 800 microgrammi al giorno, suddivisi in 2 somministrazioni. La massima dose giornaliera raccomandata è di 800 microgrammi. I pazienti devono essere trasferiti da BDP-CFC alla dose di Clenilex secondo quanto riportato nella tabella che segue. Quando il dosaggio di BDP-CFC già utilizzato supera i 1600-2000 microgrammi, la dose di Clenilex può essere determinata per estensione della tabella. Clenilex va impiegato regolarmente perché eserciti il suo effetto terapeutico. Quando nel paziente i sintomi risultano stabilmente sotto controllo, la dose può essere ridotta gradualmente fino alla minima dose efficace nel mantenere il controllo dei sintomi stessi. È necessario insegnare ai pazienti ad utilizzare correttamente l'inalatore e a sciacquare la bocca dopo l'uso ed avvertirli che Clenilex può avere un odore ed un sapore diversi da quelli degli aerosol a base di CFC. Trasferimento dei pazienti da un inalatore contenente CFC a Clenilex. Nota: la dose giornaliera totale raccomandata di Clenilex, beclometasone dipropionato in aerosol extrafine, è inferiore a quella dei consueti prodotti a base di beclometasone dipropionato formulato in CFC e deve essere definita individualmente per ogni paziente. L'approccio generale per trasferire i pazienti a Clenilex prevede 2 fasi, come sotto dettagliato. Fase 1. Valutare la dose di beclometasone dipropionato, BDP, formulato con CFC, BDP-CFC, più appropriata per le condizioni attuali del paziente. Fase 2. Convertire la dose di BDP-CFC alla dose di Clenilex secondo la tabella seguente. Dose totale giornaliera, microgrammi, BDP-CFC 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1100, 1200, 1500, 1600, 2000. Clenilex 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati sull'impiego di Clenilex nei bambini, quindi non è possibile suggerire un dosaggio preciso. Vedere sezione 4.3. Speciali gruppi di pazienti. Non vi sono particolari raccomandazioni sul dosaggio per pazienti anziani o con insufficienza renale o epatica. Controindicazioni: ipersensibilità al beclometasone dipropionato o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento. Vedere sezione 4.6. Poiché non sono disponibili dati sull'efficacia e sicurezza di Clenilex nei bambini, il prodotto non deve essere somministrato in età pediatrica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Clenilex va impiegato solo per via inalatoria. Vedere sezione 6.6. L'erogatore Autoaler ha un inalatore azionato dall'atto inspiratorio che libera automaticamente una quantità dosata di farmaco attraverso il boccaglio durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Beclometasone dipende in misura minore dal metabolismo di CYP3 rispetto ad altri corticosteroidi e, in generale, interazioni sono improbabili. Tuttavia, poiché non può essere esclusa la possibilità di effetti sistemici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clenilex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clenilex durante la gravidanza e l'allattamento? Clenilex non vi ha esperienza con questo prodotto durante la gravidanza e l'allattamento, pertanto il farmaco può essere impiegato soltanto se i benefici per la paziente sono superiori ai potenziali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nessuno noto. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono elencati di seguito con classificazione per sistemi e organi secondo medre e frequenza. Le frequenze sono definite nel modo seguente. Molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1/100. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è probabile che un sovradosaggio acuto possa causare problemi. Il solo rischio connesso all'inalazione di grandi quantità di farmaco in un breve periodo di tempo ha la soppressione del sistema ipotalamo-ipofisi surrene. Non è necessario prendere misure particolari. Il trattamento con Clenilex va proseguito alle dosi consigliate per mantenere il controllo dello stato asmatico. La funzionalità del sistema ipotalamo-ipofisi surrene viene ripristinata in 1 o 2 giorni. Se vengono assunte per un prolungato periodo di tempo dosi di beclometasone di propionato di gran lunga superiori a quelle consigliate, si può verificare una parziale atrofia della corteccia surrenale, oltre alla soppressione del sistema ipotalamo-ipofisi surrene. In questo caso il paziente deve essere considerato come in dipendenza da steroidi ed essere sottoposto a trattamento con un'idonea dose di mantenimento con steroidi sistemici, come il prednisolone. Una volta che le condizioni si sono stabilizzate, il paziente può tornare ad assumere Clenilex alle dosi consigliate. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, glicocorticoidi, codice ATC, R03BA01. Il beclometasone di propionato ha un glucocorticoide di sintesi che esercita a livello polmonare un effetto antinfiammatorio. Proprietà farmacocinetiche. Clenilex contiene beclometasone di propionato in soluzione nel propellente HFA 134 ed ha origine ad un aerosol a Euros extrafine a Euro-S. Le goccioline di aerosol sono in media molto più piccole delle particelle di beclometasone, dati preclinici di sicurezza. Propellente 134A. Negli studi preclinici, è stato dimostrato che l'HFA 134A non ha significativi effetti farmacologici, se non in seguito ad esposizione a dosi molto alte, che determinano narcosi e una, elenco degli eccipienti: norflurano, propellente 134A, etanolo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.